Ti hanno appena attaccato. Una critica, un'accusa, una freccia diretta. E la tua mente si è bloccata. Nessuna parola, nessuna risposta, niente. Solo un vuoto imbarazzante mentre tutti aspettano. Ti rimane la sensazione di aver perso, di non essere stato abbastanza pronto, di aver fallito proprio nel momento più importante. Oggi ti dico una cosa che cambierà completamente come interpreti quel momento. Quel blocco non era un fallimento, era la risposta giusta. Benvenuto su Motivazione Stoica. Qui la filosofia antica diventa uno strumento pratico per affrontare la vita vera. Iniziamo. Cosa succede quando la mente si blocca? Quando vieni attaccato e la mente si blocca, succede qualcosa di preciso. Il cervello riceve un segnale di minaccia, attiva la risposta da stress e le risorse cognitive, le stesse che ti servono per formulare una risposta brillante, vengono temporaneamente ridistribuite. Non sei diventato meno intelligente, stai gestendo una risposta biologica dopo aver sentito un attacco. Ora pensa a cosa succederebbe se in quel momento riuscissi a formulare una risposta immediata. Quella risposta non verrebbe dalla parte che ragiona, ma dalla parte che reagisce. Non sarebbe la tua risposta migliore, sarebbe la risposta dell'adrenalina. Il blocco mentale, in realtà, ti sta proteggendo, ti impedisce di dire qualcosa di cui ti pentirai, ti impedisce di rispondere prima di aver capito davvero cosa è successo e cosa vuoi fare. È un filtro, non un difetto. Seneca, nelle lettere a Lucilio, scrisse qualcosa che descrive questo principio con una precisione sorprendente. Ritirati in te stesso il più possibile. Frequenta coloro che ti renderanno migliore. Accogli coloro che puoi rendere migliori. Questo avviene reciprocamente e gli uomini imparano mentre insegnano. Stava descrivendo il principio della scelta deliberata, con chi stare, quando parlare, e quando invece il silenzio protegge meglio di qualsiasi parola. Chi parla per riempire il vuoto non sta scegliendo. Sta subendo l'impulso di riempire il vuoto. Il mito dell'eloquenza sotto attacco. C'è una convinzione diffusa e pericolosa, che la persona capace sia quella che trova sempre la parola giusta al momento giusto, che l'intelligenza si misuri nella velocità della risposta, che il silenzio in quel momento sia una forma di sconfitta. Questa convinzione è falsa ed è costosa. Pensa a quante volte hai detto qualcosa di fretta e te ne sei pentito. Quante volte una risposta rapida ha peggiorato la situazione invece di risolverla. Quante volte hai detto troppo e quella cosa è diventata materiale usato contro di te. L'eloquenza sotto attacco non è un vantaggio, è una trappola, perché chi ti attacca si aspetta una risposta. Il suo copione prevede la tua reazione verbale. Senza quella reazione, il copione si inceppa. Ma c'è qualcosa di ancor più preciso da capire. Quando rispondi immediatamente a un attacco, stai accettando implicitamente le sue premesse. Stai riconoscendo che quella situazione richiedeva una tua risposta immediata. Chi non risponde sta dicendo qualcosa di diverso. Sta dicendo: ho sentito, ho valutato, decido io quando e se rispondere. Seneca, nel De Ira, scrisse qualcosa che taglia questo meccanismo con una precisione che non ha età. Il maggior rimedio all'ira è il ritardo. Chiedilo fin dall'inizio, non per perdonare, ma per giudicare. I primi impulsi sono violenti, cesseranno se aspetti. Non stava parlando solo dell'ira nel senso di rabbia. Stava parlando di qualsiasi risposta impulsiva prodotta dalla pressione del momento. Il ritardo non è esitazione. È il momento in cui ritorni in possesso di te stesso. Il paradosso stoico. Ecco il punto in cui lo stoicismo dice qualcosa che va contro ogni istinto. L'istinto dice: trova le parole, rispondi, non sembrare bloccato. La logica dice: almeno di qualcosa per non sembrare impreparato. Lo stoicismo dice: la risposta differita non è una sconfitta, è la mossa più potente che puoi fare. C'è una differenza fondamentale che quasi nessuno conosce. La differenza tra non so cosa dire e ora ho scelto di non rispondere. Sono due cose opposte. La prima è passiva, sei stato travolto dalla situazione. La seconda è attiva.
hai valutato e hai deciso. Il problema è che dall'esterno sembrano uguali. Ed è esattamente questo il punto. Chi ti ha attaccato non può sapere quale delle due sta guardando. Può solo vedere il silenzio. E quel silenzio, che sia nato dal blocco o dalla scelta, produce lo stesso effetto sul gruppo. Trasmette che non sei stato scosso abbastanza da reagire immediatamente. Ma c'è di più, perché nel tempo, quando decidi di rispondere, se lo decidi, con calma e a mente fredda, la risposta differita vale 10 volte quella immediata. Non è più la risposta dell'adrenalina, è la tua risposta. Epitteto aprì l'Enchiridion con il principio che unifica tutto. Alcune cose dipendono da noi, altre no. Dipendono da noi l'opinione, l'impulso, il desiderio, l'avversione. Non dipendono da noi il corpo, la reputazione, il potere. Cosa dipende da te in quel momento? Non le parole che ti vengono in mente, la velocità con cui le trovi o la reazione immediata. Dipende da te la scelta di quando e come rispondere. Quella scelta è tua, sempre. I 3 passaggi pratici. 3 passaggi da applicare la prossima volta che la mente si blocca. Primo, trasforma il blocco in pausa deliberata. Nel momento in cui senti la mente bloccarsi, non combatterlo. Non cercare freneticamente le parole giuste. Fai solo una cosa, respira. Un respiro lento, visibile, consapevole. Respirando lentamente, fai 2 cose contemporaneamente. Abbassi il livello di attivazione fisiologica e restituisci risorse cognitive alla parte ragionante. All'esterno comunichi compostezza, non panico. In quel secondo, il blocco involontario è diventato una pausa controllata. Nessuno può vedere la differenza, ma tu sai quale delle due stai vivendo. Secondo, usa la risposta differita come strumento. Se dopo la pausa non hai ancora le parole giuste, non inventarle. Usa una formula neutra. Ci penso e ti rispondo. Ne parliamo dopo. Non è il momento adatto per questa conversazione. Stai spostando la conversazione fuori dal momento ad alta pressione, l'unico momento in cui non puoi vincere, e rimandi al momento in cui sei tu a scegliere il campo, il tempo e le condizioni. Terzo, prepara la risposta quando sei solo. Dopo che la situazione si è chiusa, siediti, ricostruisci mentalmente quello che è successo. Cosa ha detto esattamente? Qual era la premessa dell'attacco? Cosa avresti voluto rispondere? Cosa risponderesti adesso, a mente fredda? Non per tornare indietro, non si può, ma per costruire la risposta che userai la prossima volta che succede la stessa cosa, perché succederà di nuovo, e quella volta non avrai il blocco. Avrai già la risposta pronta, costruita con calma, non sotto pressione. Seneca, nello stesso passo del De Ira, aggiunse qualcosa che chiude questi 3 passaggi in un principio solo. I primi impulsi sono violenti, cesseranno se aspetti. Non stava descrivendo la resa, stava descrivendo la strategia più precisa che esiste. Aspetta che arrivi il tuo momento migliore, poi rispondi. La prossima volta che la tua mente si blocca sotto un attacco, non interpretarlo come un fallimento. Interpretalo come il segnale che il tuo sistema sta funzionando correttamente, che stai proteggendo la risposta giusta dal rumore della risposta immediata. La parola bene nel titolo di questo video non è ironica, è letterale. Se hai vissuto quel blocco e adesso lo vedi diversamente, scrivi nei commenti una parola sola. Bene, basta quella, saprò che hai capito. E se conosci qualcuno che si odia per non trovare mai le parole al momento giusto, condividi questo video. Potrebbe cambiare qualcosa. Il prossimo è l'ultimo video della serie. Non parla di una situazione specifica. Parla di cosa succede quando hai applicato tutto quello che hai appreso in questo video e nei 6 video precedenti. Le persone smettono di provocarti, non perché abbiano smesso di volerlo fare, ma perché notano qualcosa di diverso in te. A presto, stoico!